Minasan, konnichiwa e benvenuti sul canale. Lo show che la Stardom ci proporrà sabato 30 marzo sarà un evento imperdibile perché al suo interno troveremo ben due match titolati, uno valido per i Goddess of Stardom Championship e l'altro valevole per gli Artists of Stardom Titles. Senza però indugiare oltre, andiamo a vedere insieme la card dello show. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't want. Come avete potuto vedere, ci saranno tantissimi match interessanti, tra cui quello valevole per i Goddess of Stardom Championship, dove Afrodite lotterà contro Crazy Star, team composto da Suzu Suzuki e Mei Seira. Ma non è tutto, perché anche Aba Rainbow G metterà in palio gli Artists of Stardom Titles contro i Nexus V, team composto dall'attuale World of Stardom Champion Maika, Mina Shirakawa e Xina. Se tanto mi dà tanto, la possibilità di avere nuove campionesse alla fine dello show è altissima. Sì, perché sappiamo che sia Utami Hayashishita che Mirai sono in procinto di lasciare la Stardom, dunque è obbligatorio per loro abdicare dal loro regno di campionesse. Le attuali detentrici dei Goddess of Stardom Titles e degli Artists of Stardom Championship hanno i giorni contati ed i loro regni stanno per forza di cose raggiungendo la fine. Ecco perché la soluzione migliore sarebbe proprio quella di incoronare nuove campionesse, anche perché l'altra unica possibilità sarebbe quella di rendere i titoli vacanti. Ma a mio avviso è anche insomma, è una cosa alquanto evitabile, perché basta appunto dare i titoli a delle nuove atlete per risolvere il problema in maniera facile senza troppi intoppi. Non vi nascondo ovviamente che l'idea di rivedere Mina Shirakawa con un titolo alla vita mi rende alquanto entusiasta, perché come ben sapete è la mia lottatrice preferita e vederla incoronata campionessa dopo svariati mesi mi renderebbe super contento, anche perché sarebbe un premio per tutti gli sforzi che Mina Shirakawa ha fatto negli scorsi mesi, diventando a tutti gli effetti una delle punte di diamante della federazione, grazie anche agli AD che ci saranno nei prossimi giorni. Mina Shirakawa, come tutto i Nexus V, è diventato un punto fermo della Stardom ed è giusto a mio avviso premiare quella che ad oggi è diventata una delle stable più importanti della federazione. Discorso analogo per Suzu Suzuki e Mei Seira, due atlete su cui la Stardom può fare affidamento, e premiarle con i Goddess of Stardom Championship è cosa più che giusta. Ora però, parola a voi! Aspetto con ansia i vostri pronostici qua sotto nei commenti. Fatto sta che gli incontri che andremo a vedere sabato 30 marzo saranno dei match importantissimi per il futuro della compagnia, ma che ci lasceranno anche un po' di amarezza nel cuore, pensando che queste battaglie saranno le ultime per alcune lottatrici. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi ulteriori contenuti. Inoltre qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Sul sito web di Donne tra le corde potete trovare news, rumors, risultati, approfondimenti e quant'altro il mondo del wrestling femminile abbia da offrire. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore and see you next time. Sayonara.